Buongiorno, come state? Bene? Anch'io, bene, grazie. Non è forse questa la frase più sentita in assoluto quando si comincia a studiare l'italiano? Ma gli italiani rispondono veramente solo bene, grazie? Certo che no. E se vuoi scoprire diversi modi per rispondere al come stai, continua a guardare questo video. Risposte negative. Lasciamo perdere. Ciao, come stai? Lasciamo perdere. Avevo un esame importante, invece ho perso il treno e non sono arrivata in tempo per poterlo fare. Che te lo dico a fare. Che te lo dico a fare? Ho la macchina rotta da 2 mesi. Ho passato momenti migliori. Ho passato momenti migliori. Ho un raffreddore da 2 mesi. Si potrebbe andar meglio. Tutto sommato si potrebbe andare meglio. Non molto bene. Non molto bene. Il mio gatto è disperso da una settimana. Una tragedia. Una tragedia! Ho dovuto spendere 2000 euro per riparare il bagno. Uno schifo. Uno schifo. Prima ho perso il lavoro e poi il mio fidanzato mi ha lasciata. Quante di queste risposte avevate già sentito e quante invece già utilizzavate? Siamo partiti dalle risposte più negative. Dobbiamo ricordarci però che sono utilizzate in un linguaggio familiare. Quindi se il nostro capo o il professore all'università ci chiede come va, come stai, possiamo limitarci ad un bene, grazie. E non rispondere certo uno schifo, una tragedia e le cose che abbiamo appena visto. Vediamo adesso le risposte positive. Ehi, ciao, come stai? Benissimo. Benissimo! Ho appena saputo di aver passato l'esame con 30 e lode. Alla grande. Alla grande, mi hanno appena assunto per quel lavoro. Un trionfo. Un trionfo! Parto la settimana prossima per le Seychelles. Una bomba. Una bomba! Finalmente posso concedermi una vacanza. Mai stata meglio. Mai stata meglio. Sono tornata ieri da una vacanza eccezionale. Vediamo adesso quelle risposte che non sono né negative né positive, ma una via di mezzo che utilizziamo quando tutto va normalmente oppure abbiamo un problema ma non abbiamo voglia di parlarne. Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto ok? Tutto a posto? Insomma, niente male. Non c'è male. Si va avanti. Si tira avanti. Non mi posso lamentare. Non ci lamentiamo, dai. Questi erano i modi più frequenti che gli italiani utilizzano per rispondere alla domanda come stai. Però non esistono solo diversi modi per rispondere a questa domanda, ma anche diversi modi per chiedere come stai. Per esempio, come va? Oppure, che dici? Come vanno le cose? O come ti vanno le cose? Come va la vita? Come te la passi? Potremmo anche chiedere che racconti o che mi racconti? Novità? Oppure che dici? E a queste domande di solito rispondiamo niente, se non c'è nessuna novità, oppure niente di che, o niente di speciale, come al solito. Spero che per voi tutti vada alla grande. Ciao, a presto!